Prima andiamo a vedere adesso come si comporta il treno quando andrà sopra la tratta che io ho stabilito. Quindi ora facciamo partire la locomotiva in modo che andrà a fare quello che vi ho detto. Vi ho posizionato tutto per farvi capire da vicino. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie in Miniatura e Fai da te, io sono Joe. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il modulo di retrazione della Roco 10819. Questo affascinante, dico affascinante perché ragazzi voi mi conoscete, non sono molto in quadra come personaggio, perché amo queste cose, amo questo mondo e amo odorare anche le scatole, ma soprattutto toccare con mano tutto quello che sono oggetti riguardanti il mondo della tecnologia moderna. Io impazzisco ragazzi, e a questo proposito vi spoilerò che su questo canale ho aggiunto Fai da te, perché ricominceranno a breve anche i video del Fai da te che tanti di voi hanno già visto, comunque non è una novità, e continueremo a farlo nuovamente. Oggi andremo a vedere questo, me l'avete chiesto in tanti, come del resto mi avete chiesto un sacco di cose e un po' alla volta cercherò di accontentarvi tutti. Ma che cos'è questo modulo di retrazione? Cioè è un detector, meglio conosciuto come detector della Roco. C'è anche la versione della ESU che vedremo in un altro video perché è leggermente diverso, ma non lontano a livello di logistica, quindi il concetto rimane uguale. Ora, prima di andare a vedere il prodotto come è fatto, ragazzi, vi chiedo sempre una cosa importantissima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi in questo canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video e per andarvi a guardare quelli vecchi, e soprattutto condividete questo video su tutti i social inerenti. Ma ora ragazzi, torniamo a noi, voglio assolutamente vedere bene che cosa c'è in questa confezione e non solo faremo l'unboxing, ma andremo anche a installare e vedere effettivamente sul campo come funziona. Bene, allora facciamo una cosa, prima di aprirlo vi racconto brevemente lo scopo di questo oggetto fantastico, cioè lo dice appunto la parola stesso, detector. Che cosa vuol dire detector? Bene, è un dispositivo che è in grado di individuare qualcosa attraverso un sistema. In questo caso il sistema è il nostro plastico ferroviario, o meglio il nostro binario, laddove dobbiamo andare a controllare effettivamente se vi è sopra un convoglio, una locomotiva, una qualsiasi cosa che transita in quel momento, che sosta in quel momento. Quindi è una cosa fantastica. Voi direte, a cosa serve una roba del genere? Bene, serve a tantissime cose. La prima è ovviamente in impianti sofisticati, in impianti grossi, di grande entità. È d'obbligo usare un detector proprio perché attraverso il software che noi utilizziamo per controllare il nostro plastico possiamo capire a distanza effettivamente dove si trova il nostro treno, perché in quel momento lì, e che cosa può fare mentre il treno si trova in quel momento, in quel punto. Andiamo per ordine. Allora, il treno arriva in quel posto, cioè su quel tratto che verrà appunto controllato a distanza dal nostro detector, e a quel punto il treno che cosa fa? Riferisce alla centrale, in questo caso potrebbe essere una Z21, come un software di controllo, Rock Rail, Train Controller, bla bla bla, oppure una centrale più sofisticata tipo quella della ESU che spesso usiamo nei nostri video. Che cosa fa il detector? Rileva la presenza in quella tratta che andremo a decidere, e per deciderlo vedremo tra poco come dovremmo fare. Il detector che cosa fa? Intuisce, o meglio percepisce un segnale, un feedback di ritorno che arriva attraverso l'occupazione del binario stesso. Quindi il treno si trova in quella tratta specifica e che cosa succede? Succede che il detector lo rileva e dice alla centrale: ehi, guarda, c'è un treno fermo lì, oppure è appena passato. Ecco, questi due meccanismi possono mettere in moto ulteriori feedback, cioè il detector assorbe in quel momento la corrente che il treno porta in quel momento sul binario e manda un segnale alla centrale. Quindi sul vostro sistema di controllo, soprattutto nel caso di Z21 per esempio, dove abbiamo il tracciato che ci permette di controllare appunto sul nostro impianto come è fatto il nostro plastico e dove si trova il convoglio, il treno, la locomotiva, quello che è, questo ovviamente fa emettere un segnale al
detector alla centrale e sul vostro sistema di controllo vedrete questa parte sezionata dei vostri binari che si illumina, ok? Rimane illuminato, cambia colore, diventa rosso per appunto rappresentare che in quel momento c'è un treno in sosta fermo. Questa è una cosa bellissima, ragazzi, non potete capire quanto è bella questa cosa, perché ovviamente, ragazzi, non è una novità, ma io vi sto portando man mano degli upgrade a chi si sta avvicinando nel mondo della tecnologia digitale. Io sono strappassionato di questo. Oltre ai treni, io amo i componenti elettronici. E in questa situazione che cosa succede? Succede che emette un feedback, cioè quando il detector rileva la presenza su quel determinato binario, quel sistema può far interagire, scaturire un altro sistema di feedback, cioè il treno è fermo lì, il sistema dice: bene, ora che c'è il treno fermo lì, fai scattare il semaforo verde al treno che c'è a fianco in modo che il treno possa proseguire con la marcia, oppure cambia lo scambio che c'ho davanti, oppure cambia lo scambio che c'ho di dietro, oppure attiva un itinerario che è già preimpostato all'interno del nostro sistema di controllo digitale. Quindi, ragazzi, capite, è una cosa fighissima. Con Roku Z21, quindi con il nostro sistema di controllo, possiamo arrivare fino a un certo punto, nel senso che installiamo il sistema, ma per ottenere quello che vi ho appena detto, quindi questo intreccio di feedback che permettono l'attivazione di altre cose grazie al sensore, grazie al detector, dobbiamo semplicemente installare un software a parte, ok, sul PC portatile o su un PC, insomma, collegatelo alla Z21, e questo permette appunto attraverso un software di fare tutto quello che vi ho detto poco fa. Vedete, per esempio con la Ecos Link di ESU questo problema non c'è, perché dentro la Ecos c'è già il software, c'è già tutto dentro, quindi si fa tutto da lì. C'è solo questo tipo di differenza. Ma ora andiamo ad aprire la scatola, vediamo come è fatto questo modulo e cerchiamo di capire come si installa. Ora ve lo faccio vedere e come funziona, e lo vedremo sul campo. Ecco qua, la scatola si presenta in questo modo, è molto bella, molto elegante. Io amo le scatole, purtroppo sono malato e così non ci posso fare niente. Apriamo la scatolina e vediamo che cosa c'è dentro. Oh mio Dio, eccolo qua, ragazzi. Questo è lo Z21 Detector X16. Cosa vuol dire X16? Significa semplicemente che il nostro detector è in grado di rilevare fino a 16 punti di interesse, quindi 16 binari, chiamiamoli così, 16 tratte sezionate, e sono veramente tante, e possiamo farle tutto grazie a questo detector. Quindi se avete 30-50 tratte da gestire, aumentate il numero di detector che andrete ad installare. Nella confezione ovviamente troviamo anche le istruzioni che sono in tedesco e in inglese, ma tanto voi di questo non ne avrete bisogno, perché ci sono qua io che vi spiego tutto. E inoltre vi ricordo una cosa importantissima: link qua sotto per poterlo acquistare vi porta direttamente sul mio sito www.ferrovieminiatura.com, dove dentro trovate tutti gli articoli che vi sto raccontando e altre cose ancora. Lo stiamo allestendo, è in continua crescita, stiamo inserendo quasi tutti i cataloghi del modellismo ferroviario, ma ci vuole un po' di tempo, anche perché in questo periodo sto facendo veramente tantissime cose, vi avevo avvisato. Sto sistemando 3 plastici, non uno ma 3 plastici, quindi ci siamo quasi, e tra poco vedrete anche il video di un plastico pronto. Andiamo a vedere quindi che cosa c'è nella confezione. Ovviamente abbiamo il cavetto bus che si connette con la Z21, che adesso andremo a collegare. Abbiamo il nostro modulo e sotto troviamo 3 morsetti a coccodrillo a 2 poli e poi altri a 8 poli, quindi 8 e 8, 16, come appunto descritto prima. A me piace molto il design anche di questa scatola. Scusate se sono così, non so come definirmi, feticista, mettetelo nei commenti, forse sbaglio il termine, ma quello che provo è questo. Io quando vedo purtroppo dei sistemi così, la testa mi dice questa cosa qua. Mi piace tantissimo, mi piace toccarli, mi piace odorare questa, sono fuori di testa completamente. Io amo l'elettronica ed è più forte di me, e quindi in questo canale faccio questo, è il mio hobby, il mio lavoro. Quindi ok, inseriamo i coccodrilli dentro, gli innesti a coccodrillo, in modo che con delle vitine possiamo andare a svitare e inserire i fili che arrivano dai rispettivi binari. Ovviamente quello centrale che vedete, questo qui, è quello che alimenta il detector. Ovviamente l'alimentazione arriva dalla Z21, semplicemente quella che alimenta i binari, uguale. Oppure se avete un grosso impianto potete decidere di usare
un booster che vi alimenta tutta la parte elettronica ed elettrica di tutto il vostro impianto in maniera del tutto separata, ma non siete obbligati a farlo, ovviamente lo potete fare, anzi lo dovrete fare solamente se il vostro impianto supera una certa soglia di assorbimento di corrente, quindi dovrete fare questo upgrade, ma non è necessario con un impianto piccolo. Ora, con questo noi possiamo alimentare, come detto prima, 16 tratte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi nel nostro impianto abbiamo 16 o meno tratte da gestire, con questo ci arriviamo da 1 a 16. È semplice, ragazzi. Ogni binario, il binario, quando io dico la parola binario, sono appunto 2 rotaie, ok? Binario, 2 rotaie, quella di sinistra e quella di destra. In questo caso, per poterlo gestire, come potete vedere dall'immagine, gli innesti, cioè questi innesti qui, spero metta tutto a fuoco, sono singolari, cioè arriva solamente un filo e sono esattamente 16 innesti. Perché? Perché in questo detector devono arrivare solamente un filo, cioè quello che arriva dal binario, o meglio, dalla rotaia isolata. Cioè, noi abbiamo il nostro binario, sappiamo benissimo, dobbiamo scegliere una parte del binario e mantenere sempre quella. Vi consiglio la sinistra, in base alla direzione di marcia, perché sulla destra la potete utilizzare per altri sistemi di controllo che vedremo in un prossimo video. Preparatevi, altro spoiler. Sì, perché molti di voi mi hanno chiesto di fare il video dell'ABC della frenata e ve lo sto preparando anche quello. Ora andiamo a capire quello che vi stavo dicendo. Dobbiamo sezionare una parte del binario, cioè una rotaia, ok? Quindi una volta che abbiamo deciso qual è lo spazio che vogliamo dedicare appunto a questa occupazione di binario, tagliamo a sinistra e a destra di questa rotaia, quindi abbiamo questa parte che diventerà isolata, quindi lo tagliamo col Dremel oppure usiamo dei binari commerciali semplicemente ad innesto e lasciamo sì che questa tratta, dove deve essere gestita dal detector, quindi è il punto di segnalazione di occupazione che vogliamo ottenere, deve essere appunto isolato quell'unico punto, ok? Quindi metteremo degli isolatori, uno di qua e uno di qua, in modo che questi isolano totalmente da quel tronco la corrente che deve arrivare. E quel filo, che appunto deve andare in uno di questi 16 innesti, cioè qua dentro come abbiamo visto prima, andrà semplicemente saldato all'interno di quella dove vogliamo, non c'è un punto preciso, lo possiamo mettere in qualunque punto di quella parte della tratta isolata. Ok? Ora andiamo sul campo, andiamo a vedere quello che vi sto dicendo, così andiamo a installare direttamente questo e vediamo come funziona. Bene, questo è un plastico che sto finendo, poi lo vedrete prossimamente finito, è in scala N, e ora andiamo a installare il nostro detector e vediamo da vicino come si deve fare. La prima cosa che dobbiamo fare è andarlo a collocare nel punto stabilito. Ovviamente in questo caso io vado a metterlo qua, ok? Quindi con 2 vitine semplicemente lo vado a bloccare, 2 vitine abbastanza lunghe, io così posso entrare nella parte di legno e andiamo a bloccarlo, come del resto ho fatto per tutti gli altri switch pilot che vedete qui. Sconsiglio di usare un avvitatore qua, fatelo a mano, che rischiate di sfondare la plastica, ok? Ok, è stato sistemato, bloccato. Ora abbiamo i 2 fili che io ho già predisposto ovviamente, che sono l'alimentazione, 2 morsetti, è molto semplice. Questo lavoro potete farlo anche prima di innestare il morsetto a coccodrillo. Abbiamo in questo caso adesso dato alimentazione al detector, ma prima di accendere tutto facciamo tutto il resto. Abbiamo il famoso cavetto appunto bus, il bus, chiamatelo come volete, che ci consente di collegarci con la Z21. È molto semplice, non possiamo sbagliare. Andiamo nel primo innesto qua davanti a sinistra, vedete? Lo mettiamo qui sotto, innestiamo, questo serve per eventualmente collegarci a un altro detector da mettere a fianco. Prendiamo la Z21 e l'altra parte del cavo lo attacchiamo su R-Bus, ok? Lo mettiamo qui e a questo punto è collegato. Ora prendiamo il tablet che all'interno c'è installata l'app della Z21. All'interno dell'app abbiamo dei parametri e per andare a configurare il detector andiamo in Control Station. Quindi si apre la schermata. Come potete vedere mi si apre il pannello sinottico del mio impianto. Ok, qui c'è tutto il tracciato. Il punto dove ho deciso di provare a testare questo primo binario è proprio qua sopra. Adesso vado a zoomare per farvelo vedere meglio. Vedete qua sopra, in questa parte dove c'è il segnale luminoso, c'è questa parte che vedete che è appunto simboleggiata da questa tratta, che significa appunto che qui c'è il controllo del detector. In questo caso è disattivo, perché quando il treno ci passerà sopra diventerà rosso. Ma come si fa a
configurarlo. Per configurarlo lo vedremo tra poco. Prima andiamo a vedere adesso come si comporta il treno quando andrà sopra la tratta che io ho stabilito e l'effetto che avrà sul pannello sinottico, e dopo vi faccio vedere come bisogna configurarlo. Ora vi ho posizionato il tablet nel punto più vicino al punto appunto dove c'è questa fermata. Premetto che questa parte qua, come potete vedere, è isolata, ok? Quindi in questo tronco io ho messo degli isolatori, ho appoggiato un filo momentaneamente appoggiato perché è volante, l'impianto lo sto ancora finendo. Siamo al 12 di aprile, sicuramente verso giugno vedrete il plastico finito. Ora posizioniamo qui la telecamera in modo che voi possiate vedere quello che accade nel momento in cui il treno va su questo binario, che è questo, ok? Appena arriva più o meno in questo punto, sul tablet vedrete che questa parte che è sezionata si illuminerà di rosso, e poi vi faccio vedere come ho fatto a farlo. Quindi ora facciamo partire la locomotiva in modo che andrà a fare quello che vi ho detto. Vi ho posizionato tutto per farvi capire da vicino quello che accade. Quando la locomotiva supererà lo scambio, vedete adesso, eccola, si accenderà il segmento, eccolo là, vedete? Si è illuminato e ora rimane così per tutto il tempo che la locomotiva sosta in quella tratta isolata, quindi del punto che io ho deciso di isolare, ok? Ora che vado in avanti o che torno indietro, ciò non cambia, e infatti vedrete che quando adesso la locomotiva la facciamo tornare indietro, e noterete che nel momento in cui torna indietro il sistema smetterà di appunto vederla, quindi dice binario libero, non più occupato. Vediamo, appena toccherà lo scambio, 3, 2, 1, ecco, ora si è staccato. Per poter configurare il detector dobbiamo utilizzare questa parte qua in alto, quindi abbiamo più e c'è un binario speciale che è quello che appunto fa il rilevamento del contatto, che è proprio questo qua, Occupancy Detector, lo trovate in inglese sulla Z21, è proprio questo. Ci clicco sopra e ora qualunque quadratino io vado a cliccare, lui si praticamente presenta, ok? Adesso clicco su un quadratino ed eccolo qui, giusto per farvelo capire. Zoomiamo, questo è il binario, il segmento, ok? Ce n'è uno, noi dobbiamo lavorare su questo, dargli l'indirizzo, in questo caso l'indirizzo 1, perché è il primo tratto che vado a fare questo tipo di lavoro, e dopo non farò altro che duplicarlo se devo andarlo a mettere all'interno del tracciato, come ho fatto qui. Vedete, non sono altro che indirizzi 1 duplicati, vedete, tutto 1 1 1 1, ok? Questo 7 lasciate perdere, che è il segnale che poi vedremo in un prossimo video, e adesso vi accorgerete pian piano delle cose, ma quello che state vedendo qui è appunto un segmento duplicato 1, 2, 3, 4, 5, 6 all'infinito. Posso duplicarlo quanto voglio, sempre con lo stesso indirizzo. Quindi come faccio a dargli l'indirizzo? Clicco dentro, mi si apre sotto la tendina, questa qua, ok? E c'è la rotellina, questa qua. Clicco sopra di questa e si apre il Type of Response Module, cioè che tipo di modulo gli devo associare. In questo caso il 10819 che troviamo qua sotto, si illumina, ok? Setting lasciamo ovviamente 1 perché è il CV del nostro Z Detector 10819, e invece l'input abbiamo dall'1 al 16. In questo caso io sto lavorando sul primo tronco, quindi se io devo farli tutti e 16, il prossimo che andrò a inserire andrà sull'indirizzo 2, quindi qua andrò a digitare indirizzo 2, ok? Ora questo invece è l'afterglow, cioè praticamente è una sorta di delay, di ritardo che noi possiamo andare a dare al comando, cioè dal momento in cui il treno ci va sopra, dopo un tot di secondi decisi da 0 a 9999, lui emette il segnale. Se non volete nessun tipo di delay, lasciate semplicemente 0. In questo caso io lo faccio diventare 1, ok? Perché sto lavorando sul primo tronco, e a questo punto siamo a posto, ok? Abbiamo il nostro segmento, che non è altro che poi pronto per essere duplicato. Ci clicco sopra, qua c'è il tastino duplica, che è questo, e ora cosa succede? Place duplicate, quindi ogni cosa che io tocco vado a duplicare praticamente il prossimo e così via, ok? Per creare un lungo segmento in base al vostro tracciato. Quindi in questa tratta ho creato una tratta così di 4 segmenti, ma potrei andare avanti all'infinito, ma mantengo sempre lo stesso indirizzo che ho dato, ok? Ora andiamo a eliminare tutto questo perché non ci interessa. Noi l'abbiamo creato già in questo punto del tracciato, che è questo, ok? In questo momento questi hanno tutti l'indirizzo 1. Guarda, ve ne faccio vedere uno a caso, entriamo dentro
vedete che ha tutti 1, già pronto così. Quindi tutte le volte che il treno, la locomotiva andrà qua sopra, si illuminerà e a quel punto, come vi ho raccontato all'inizio del video, potrete fare dei feedback, quindi comandare, fare dei itinerari e quante altre cose volete. Quindi ragazzi, questo video finisce qua, spero vi sia stato utile. Vi ricordo che se volete provarci anche voi trovate il link qua sotto per acquistare da me. Per chi acquistare da me, come otterrete sempre assistenza anche post vendita, quindi durante le vostre lavorazioni potrete contattarmi, video chat, e vi aiuto sempre per riuscire a risolvere ogni problema, perché comunque nell'elettronica non è facile, spesso ci si trova in piccole problematiche che magari non riusciamo a risolvere e io sarò sempre pronto a darvi supporto. Grazie per avermi guardato, noi ci vediamo al prossimo video, chissà che video faremo, non lo so, sorpresa. Ci vediamo alla prossima, vi voglio bene, grazie per avermi guardato e alla prossima. Ciao!